In questo primo capitolo affrontiamo le radici del conflitto israelo-palestinese. Cominciamo dal definire un fatto che non può essere negato. Una sola terra per due popoli che storicamente non hanno mai avuto una terra. Tanto per dire, gli ebrei rivendicano la terra di Israele dal 70 d.C., dalla distruzione dell'ultimo tempio di Gerusalemme. Da allora è partita la famosa diaspora. Gli ebrei si sono sparsi prima in tutta Europa e poi nel resto del mondo. E poi i palestinesi, una popolazione di origine araba, ma non interamente musulmana, anzi, che si stabilisce nella zona a partire dalle varie migrazioni che investono l'area a partire dal IV secolo d.C. e che si stratificano, si mescolano con altre etnie, ma non hanno mai ricevuto un imprinting, un chiaro riconoscimento di nazione autonoma. Il grande scontro avviene nel Novecento, avviene quando i due rispettivi focolai nazionali reclamano prima l'uno e poi l'altro lo status di nazione. La nazione non è semplicemente uno stato, la nazione è essere riconosciuti come un ensemble con una propria lingua, delle proprie tradizioni, una propria storia. Ad esempio, esiste la nazione armena, che non è esclusivamente lo Stato d'Armenia, ma sono anche tutti gli immigrati, principalmente in Francia. Esiste la nazione italiana, e lo esisteva ben prima dell'unità d'Italia del 1861. Esiste una nazione ebraica, in questo caso israeliana, esiste una nazione palestinese. Il guaio è che far coesistere due nazioni così diverse e a lungo tempo non riconosciute né da una parte né dall'altra è problematico, molto molto problematico. Lo è anche per le Nazioni Unite. Pensate, le odierne Nazioni Unite, che nascono sulle ceneri della fallita Società delle Nazioni e sulla scorta di quella Carta Atlantica firmata in pieno secondo conflitto mondiale da Winston Churchill e da Franklin Delano Roosevelt, si trovano ad affrontare appena date già diverse questioni. Una di queste è proprio l'ex mandato britannico sulla Palestina. D'altronde, a partire dal 1919 in avanti, la Gran Bretagna amministra gran parte dell'area medio orientale in nome dell'accordo Sykes-Picot, un accordo, potremmo definirlo sottobanco, siglato nel pieno del grande conflitto mondiale, il primo, la famosa Grande Guerra, tra il signor Sykes e il signor Picot, esponenti rispettivamente del Ministero degli Esteri britannico e francese. Questi due signori, che agiscono per i rispettivi governi, questi due signori decidono a guerra in corso di spartirsi le spoglie di quello che non sarà più l'impero ottomano. L'Arabia verrà lasciata stare, verrà lasciata ufficialmente agli Hascemiti, che però la perderanno pochi anni dopo in una guerra civile con i Wahhabiti di Al Saud. Il resto della penisola viene spartito, viene creato dal nulla il regno d'Iraq, ma è esistito prima, affidato a un Hascemita. Viene creato il regno di Transgiordania, anche questo affidato a un Hascemita, ma sono entrambi regimi fantocci. Sono stati dipendenti e non indipendenti. Dipendenti da chi? Dalla Gran Bretagna. C'è la Siria, c'è il Libano, sotto tutela francese. E poi c'è la Palestina. La Palestina che negli anni 20 comincia a vedere una massiccia immigrazione ebraica. Spinta da cosa? C'è una parola che per alcuni suona come un insulto o come una brutta parola in qualsiasi caso. Sionismo. Ma sapete cosa significa sionismo? Deriva principalmente dal Monte Sion, uno dei colli di Gerusalemme. Secondo la tradizione ebraica è un colle di una elevata importanza religiosa. Col termine sionismo però si intende la volontà di ridare agli ebrei una patria in terra. Quegli ebrei che sono sparsi, come abbiamo detto, per tutto il globo, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento iniziano a formare una sorta di coscienza nazionale. Il merito è di un giornalista, si chiama Theodor Herzl, è viennese ma è ebreo, e Herzl assiste all'inizio del 1896 a un fatto che lo sconvolge. Magari qualcuno di voi lo ha anche già conosciuto questo fatto, magari lo ha visto al cinema, è stato illustrato da un film con un grande seguito di Roman Polanski, L'ufficiale e la spia. Quel fatto è la degradazione del capitano Dreyfus, un ufficiale d'artiglieria francese accusato falsamente con prove manomesse di alto tradimento. La vicenda poi ha chiarito il fatto che Dreyfus fosse solo vittima di maneggi altrui, ma quella degradazione pubblica, accompagnata da una campagna d'odio antisemita, aveva spinto Herzl
alla stesura di un testo, il manifesto del movimento sionista. E cosa c'era scritto in quel manifesto? La volontà di ridare agli ebrei sparsi in tutto il mondo una patria. D'altronde tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento non se la passano proprio bene gli ebrei in Europa, anzi, non c'è solo la Francia dove il revanchismo post sconfitta del 1870, i sospetti verso tanto gli ebrei quanto gli alsaziani, e Dreyfus aveva il difetto mortale di essere tanto ebreo quanto alsaziano, rendevano il clima avvelenato. No, ci sono i pogrom a est dell'impero zarista, dove la polizia zarista scarica la rabbia popolare, una rabbia dovuta all'assenza di cibo, alla fame, alla mancanza di istruzione, al freddo, alle malattie, nei confronti degli ebrei. Sono accusati di essere i fautori di ogni male. La polizia zarista arriva al punto di confezionare un falso storico famosissimo, i protocolli dei savi anziani di Sion, che altro non è che un manifesto teorico di suprematismo ebraico, ma che è appunto un falso. È solo la volontà della polizia zarista di creare il casus belli perfetto per giustificare i pogrom, i massacri. È proprio dalla Russia zarista che scappano i primi ebrei e si recano in Palestina, stimolati dagli scritti di Herzl e dalla volontà di trovare una patria. In Palestina però bisogna dire che resisteva ancora da diversi secoli una piccola comunità ebraica che inizialmente non vede di buon occhio questa nuova immigrazione. Però i primi anni va tutto bene. Ciò che cambia è la sconfitta dell'impero ottomano nel primo conflitto mondiale e la disgregazione dell'impero zarista. La sconfitta degli ottomani crea, come abbiamo detto, una spartizione del vecchio impero. La disgregazione dell'impero zarista provoca ulteriori fughe. Non ci sono solo i cosiddetti russi bianchi, non i bielorussi. Parliamo dei menscevichi, degli oppositori dei bolscevichi. No, ci sono anche gli ebrei che scappano, cercano una terra promessa, cercano una nuova patria e cominciano a spostarsi sempre di più verso la Palestina, verso Gerusalemme. D'altronde gli ebrei stessi tra di loro, quando festeggiano, dicono l'anno prossimo a Gerusalemme. C'è una radice culturale, religiosa, storica in tutto questo. Il guaio è che l'afflusso inizialmente incontrollato di una vera e propria migrazione provoca dei contraccolpi in seno al mandato britannico, perché i britannici stessi non sono preparati ad accogliere tutte quelle persone e a riorganizzarle, e contraccolpi in seno alla comunità araba, che per quanto sia posta sotto tutela da parte degli inglesi non gradisce, perché più gente uguale meno terra da abitare, più insediamenti vengono visti come una usurpazione. È lì che nasce il futuro conflitto arabo-israeliano. È lì che si cominciano a vedere le prime fratture che si manifestano fra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 con addirittura dei pogrom, addirittura in Palestina. Il fautore di questi pogrom è il Gran Mufti di Gerusalemme, una autorità religiosa sunnita. Al-Husseini decide di stimolare la popolazione locale contro l'immigrazione ebraica. Ironia della sorte, a fare le spese di questi pogrom non sono gli immigrati europei, ma sono quegli ebrei che vivevano in Palestina da secoli, la piccola comunità locale, che viene massacrata. Da quel momento in avanti gli inglesi intervengono, pongono dei freni all'immigrazione tramite il cosiddetto libro bianco, attuano addirittura un blocco navale per evitare che le navi cariche di ebrei speranzosi possano approdare sulle spiagge della Palestina. La seconda guerra mondiale aggiunge altri elementi a una tragedia che potremmo definire perfetta. L'Olocausto, lo sappiamo, rappresenta una delle più grandi tragedie umane. E quando finisce la guerra, quando si scoprono tutti gli orrori dei campi di sterminio, il mondo ne resta scioccato e gli stessi inglesi abbandonano il libro bianco, dando di nuovo via libera all'immigrazione, con degli incidenti di percorso. È il caso della nave President Warfield, ribattezzata Exodus, che parte dalla Germania con tanti profughi dei campi, diretta in Palestina. Il percorso della nave viene seguito dalle navi da guerra britanniche, viene dirottata a Cipro. La gente a bordo a un certo punto imbastisce uno sciopero della fame. O sbarcheranno in Palestina o moriranno tutti a bordo nel porto. È un caso che fa scandalo quello della President Warfield, ma c'è anche di più, perché dopo i pogrom degli anni 30, gli ebrei in Palestina si sono organizzati in nuclei di autodifesa. C'è l'Haganah, che è una vera e propria milizia di autodifesa, e poi ci sono formazioni terroristi, l'Irgun, e da una costola di questo la Banda Stern. Sono estremisti, sono ultranazionalisti ebrei. Per loro l'importante è conquistare tutta la terra.
prendersi tutto ciò che è necessario. E sono proprio queste formazioni a dare l'assalto non solo ai villaggi arabi, ma anche agli stessi inglesi. Attaccano le stazioni di polizia, i posti di blocco, fino a far saltare in aria un'intera ala dell'hotel King David, l'hotel che riunisce al suo interno buona parte dello stato maggiore del mandato britannico in Palestina. L'attentato terroristico al King David Hotel è la classica goccia che fa traboccare il vaso. Gli inglesi da quel momento in avanti rimettono il mandato alle Nazioni Unite. E cosa fanno le Nazioni Unite? Discutono fino ad arrivare a una risoluzione. Una risoluzione che ufficialmente raccomanda la spartizione dell'ex mandato in 2 stati separati, uno per gli ebrei e uno per i palestinesi. Si comincia a usare il termine palestinese per definire quella comunità araba che abita il territorio. È una comunità che non è riconosciuta come egiziana, non è riconosciuta come siriana, non è riconosciuta come libanese, non è riconosciuta nemmeno come giordana. Palestinesi, gente senza una bandiera, senza una nazione, senza nulla che possa garantire le loro legittime aspirazioni. La risoluzione, che è la numero 181, votata il 29 novembre del 1947, raccomanda questa divisione, un po' di là, un po' di qua, con Gerusalemme come città libera, come nucleo a sé stante che garantisca i diritti di tutti, ma che non appartenga a nessuno dei 2 stati. È un'utopia, una bellissima utopia, quella teorizzata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma non è un'utopia praticabile, perché subito dopo la proclamazione dello Stato di Israele, in un'ala del museo di Tel Aviv in cui campeggia il ritratto proprio di Theodor Herzl, comincia la prima delle guerre arabo-israeliane. Israele, che ancora non è uno Stato, ma che cerca faticosamente di affermarsi come Stato, viene attaccato dall'Egitto, dall'Iraq, dal Regno di Transgiordania, dalla Siria, dal Libano. Certo, non tutti gli eserciti partecipano in maniera uguale, ma notate una cosa: le repubbliche arabe, i regni arabi, non intervengono per tutelare i palestinesi, non gli interessa. Quello che vogliono è prendersi delle fette di bottino. Non vogliono uno Stato ebraico, perché in realtà vogliono mettere loro le mani sulla Palestina. E lo si vede alla fine della guerra del 1949. Emerge sì uno Stato di Israele, ma ognuno si è preso qualcosa. L'Egitto, ad esempio, si è preso la striscia di Gaza, che conserva fino al 1967. Il Regno di Transgiordania si prende la West Bank, la Cisgiordania, che tra l'altro è la zona più fertile di tutta la piana attorno al Giordano. Quelli che dovevano essere territori dati a uno Stato palestinese che però non ha strutture, non ha leader, non ha nulla, vengono presi da altri stati. Ecco, questa è una delle grandi storture del conflitto arabo-palestinese. Pensateci, tanti si proclamano padrini, fautori della causa palestinese, ma pochi rinunciano a qualcosa per avere uno Stato palestinese, perché uno Stato palestinese possa davvero nascere. Non è un caso che fino alla metà degli anni 60 i palestinesi siano sostanzialmente ospiti indesiderati in terra propria, amministrata da altri stati. Vivono nei campi profughi, nella West Bank, in Transgiordania, a Gaza, quella sarebbe la loro terra. Eppure vivono come ospiti a malapena tollerati da egiziani e giordani. Poi la storia avrà diversi cambiamenti. Quello che però fa specie in tutto ciò è che si debba arrivare agli accordi di Oslo del 1993 perché ci siano le reali premesse per la fondazione di uno Stato palestinese, per dare attuazione a quella risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Quanti anni passano dal 1947 al 1993? Servono 46 anni per arrivare ad abbozzare una spartizione del terreno, per far nascere soprattutto un vero e proprio Stato palestinese, mentre lo Stato israeliano comunque ha delle strutture già solide alla sua nascita, ha un governo, ha una parvenza di Parlamento, quella che poi diventerà la Knesset, ha delle strutture statali. Lo Stato palestinese non ha nulla e deve sostanzialmente mutuare ciò che trova, assorbirlo, riorganizzarlo, anche con delle storture, perché se siamo arrivati alla situazione odierna in cui esistono quasi 2 stati palestinesi, la West Bank sotto l'autorità nazionale palestinese e la striscia di Gaza, governata ormai da tanti anni da Hamas, è perché manca ed è sempre mancato, purtroppo, al popolo palestinese un'autentica coscienza di nazione. Si è sempre pensato in ambito palestinese di poter riprendersi una terra che sia idealizzata, ma senza dei contorni precisi, senza un assetto preciso, riprendersi
ciò che era stato tolto dagli ebrei. È stato il mantra a lungo tempo da parte delle formazioni combattenti palestinesi, alcune di queste protagoniste di atti di terrorismo puro anche in Europa. Il nemico sionista, quella parola che abbiamo già detto ha un'accezione negativa, anche se in realtà nasce con nobili intenti. Ma se Israele, pur con tutte le sue difficoltà, pur con tutte le sue storture, le sue contraddizioni, è diventato comunque uno Stato democratico di stampo occidentale, il fatto che non ci sia un contraltare palestinese chiaro acuisce ancora di più le difficoltà. E poi, a mescolare tutto, ci sono quegli opposti estremismi, quegli opposti nazionalismi che ancora una volta separano ciò che dovrebbe essere uguale. Dal 5 al 10 giugno del 1967 l'area medio orientale cambia in maniera radicale dopo un conflitto lampo, una guerra lampo nel deserto e sulle alture. Ma come si è svolta e soprattutto quali sono gli effetti della guerra dei 6 giorni? Gli effetti li vediamo ancora oggi, ma per capire il perché della guerra dei 6 giorni bisogna risalire molto indietro nel tempo. Dobbiamo risalire alla metà degli anni 50, a quando Israele si è formato da poco, si è difeso nel corso della cosiddetta guerra di indipendenza israeliana o primo conflitto arabo-israeliano, e tutto attorno inizia un periodo di rivoluzione. In Transgiordania, Re Abdallah viene assassinato a colpi d'arma da fuoco sulla scalinata che conduce alla spianata delle moschee. Viene ucciso da un estremista che spara a lui e spara anche al nipote, il futuro Re Hussein, che però si salva perché la pallottola indirizzata al cuore si schianta contro una pesante medaglia che Abdallah aveva appuntato sul petto del nipote. Altri stravolgimenti avvengono in Siria, ma ancora di più in Egitto. Quell'Egitto che era emerso dalla seconda guerra mondiale sotto tutela britannica e poi vi si era affrancato sotto il regno di Farouk, detronizza il sovrano. Non solo viene cacciato Farouk, ma nel corso della rivoluzione condotta dai cosiddetti ufficiali liberi, tutta la classe politica e dirigente egiziana è rivoluzionata. Scompare sostanzialmente il partito Wafd, il partito che aveva dominato la scena fin dal 1910, giudicato corrotto, ormai compromesso col potere reale. Si afferma una via socialista araba che prenderà il nome dalla guida della rivoluzione egiziana, Gamal Abdel Nasser, alto ufficiale dell'esercito. Il nasserismo o socialismo arabo o anche panarabismo è una corrente di pensiero che identifica tutti i popoli della zona come arabi e dunque interessati a un'unità araba, unità innanzitutto di intenti e se possibile anche politica. D'altronde il nasserismo, che spira come un vento in tutta la regione, porta al cruento golpe di Baghdad di cui abbiamo già parlato in un apposito video con l'uccisione della famiglia Hashemita, porta il presidente Shamoun in Libano a chiedere l'intervento dei Marines americani per evitare che anche il Libano precipiti nel caos. Ebbene, porta questo vento fortissimo del nasserismo anche alla costituzione di quella che diverrà nota come RAU, Repubblica Araba Unita, un'unione, a dire il vero effimera, tra Egitto e Siria, con l'intento non solo di dare un segnale di panarabismo, ma anche di schiacciare il grande nemico della regione, Israele. Quell'Israele che appena 2 anni dopo la presa di potere di Nasser aveva partecipato alla cosiddetta guerra del Sinai. Siamo alla metà degli anni 50. Nasser, per modernizzare l'Egitto, ha bisogno di soldi, tanti soldi. Il suo intento è di creare un Egitto finalmente emancipato dal passato e capace di guardare con speranza verso il futuro. Serve denaro, però. Serve denaro anche per comprare le armi dall'Unione Sovietica, ma questa è un'altra storia. Per ottenere questo denaro, il denaro necessario anche a costruire quella che diventerà la grande diga di Aswan, Nasser ha un'idea: nazionalizzare con qualche anno d'anticipo rispetto alla fine del contratto il canale di Suez, quel canale che è vitale per la circolazione delle merci. Gli inglesi vengono semplicemente sfrattati, dovrebbero lasciare il canale di lì a qualche anno, d'altronde il contratto è in scadenza e è già previsto un non rinnovo. Ma Nasser anticipa i tempi e soprattutto stabilisce che il canale non debba essere governato in maniera internazionale, no, deve essere interamente in mano egiziana e le navi in transito devono pagare i diritti di passaggio allo Stato egiziano. Questa intromissione di Nasser in un affare visto inizialmente come strettamente europeo dà fastidio soprattutto a 2 nazioni, ormai 2 nazioni ex colonialiste, la Gran Bretagna, che è decisamente attore nella situazione visto che viene
sfrattata. E la Francia, che non ha mai gradito tutto questo attivismo di Nasser, che giudica molto pericoloso per la stabilità della zona, a cominciare dall'Algeria. Ebbene, Inghilterra e Francia si coalizzano, ordiscono un piano di intervento per attaccare l'Egitto e spodestare Nasser, ma hanno bisogno di un casus belli, insomma, di un motivo per intervenire. D'altronde, se aggredissero l'Egitto verrebbero visti come neocolonialisti, come fascisti, come aggressori senza nessun motivo. Quindi il colpo di genio è quello di coinvolgere Israele. Israele che avvia una serie di scaramucce al confine e poi improvvisamente rompe gli argini e attacca Gaza e il Sinai e arriva quasi al canale. A quel punto gli anglo-britannici intervengono, ufficialmente come forza di interposizione, come forza di pace, in realtà per scacciare a loro volta gli egiziani e puntare verso il Cairo. Il piano non arriva a perfetto compimento perché si intromettono le due superpotenze. Stati Uniti e Unione Sovietica sono molto preoccupati dall'evoluzione degli eventi e alla fine decidono di intervenire, minacciando ritorsioni anche nucleari. Israele, Francia e Gran Bretagna devono ritirarsi. Quella che è una vittoria israeliana sul campo diventa un successo politico per Nasser, che da quel momento si accredita decisamente come nuova guida araba. È da lì che nasce la vera stagione del nasserismo, è da lì che nasce la Repubblica Araba Unita, è da lì che nascono anche le idee offensive di Nasser, che decide di farla finita prima o poi con lo Stato ebraico. Più prima che poi comincia ad acquistare sempre più armi dall'Unione Sovietica, acquista aerei da bombardamento, aerei da caccia, intercettori, aerei da trasporto, carri armati, pezzi d'artiglieria semoventi, chiede anche missili, ma l'Unione Sovietica non è disposta a vendere missili in quel periodo e di questa vicenda ce ne siamo occupati parlando dell'operazione Damocle, dei missili di Nasser. Trovate il video nel canale. Certo, lo Stato ebraico non resta a guardare, anzi, se Nasser compra armi, Israele fa altrettanto. Se i vecchi fornitori di Israele non sono più disponibili, d'altronde Israele i primi anni di vita ha ottenuto forniture dalla Jugoslavia, dalla Repubblica di Cecoslovacchia, anche dall'Unione Sovietica, perché visto come un tentativo anti-imperialista, anticolonialista, dalla metà degli anni 50 Israele ha un fornitore d'armi privilegiato, che continua ancora oggi, gli Stati Uniti d'America. Israele ha bisogno di tante armi, soprattutto di carri armati, e proprio grazie all'amministrazione Kennedy viene perfezionato un accordo, si chiama Levi-Strauss, dei nomi dei ministri degli esteri di Israele e della Repubblica Federale Tedesca. Gli Stati Uniti, per evitare di irritare gli arabi, d'altronde in zona appoggiano sia il Libano che la Transgiordania, intervengono attraverso la Repubblica Federale Tedesca, dove gli israeliani sono autorizzati a comprare carri armati Patton M47 e M48 di seconda mano, importati dagli Stati Uniti oppure prodotti in loco su licenza. Questi carri viaggiano dalla Germania fino ad Israele e costituiscono una buona parte del nuovo arsenale offensivo israeliano. Le frizioni tra la Repubblica Araba Unita, quindi Egitto e Siria da una parte, e Israele dall'altra, vanno avanti per lunghissimo tempo, si consumano per mesi. D'altronde nessuno dei due contendenti si fa illusioni su ciò che avverrà. Tutti sanno che la guerra è sostanzialmente inevitabile. La RAU alla fine, anche se ormai è già ridistinta perché ha cessato di esistere in Egitto e Siria, coinvolge anche la Giordania. Hussein non è particolarmente convinto, ma sa che un suo rifiuto provocherebbe verosimilmente un colpo di Stato e la sua fine, non solo politica. Quindi decide di piegarsi e di entrare a far parte del grande piano di attacco nei confronti di Israele. Israele però è perfettamente a conoscenza di tutto ciò che avviene in ambito nemico. Dispone di un'ottima rete di informazione. Di questa rete fa parte una super spia, Wolfgang Loh, vero nome Zeev. È un Yecke, è un ebreo nato in Germania, migrato in Israele e che si è costruito una finta identità da ex ufficiale nazista. D'altronde è alto, biondo, occhi azzurri, lineamenti grifani e non è circonciso, cosa abbastanza singolare. Si infiltra nei circoli militari del Cairo, apre una scuola di equitazione frequentata dai migliori ufficiali della zona egiziana, anche dei servizi segreti, e carpisce informazioni che fino a poco prima dello scoppio della guerra spedisce in maniera clandestina a Tel Aviv. Wolfgang Lotz viene arrestato ben prima dello scoppio della guerra, viene pescato
a inviare messaggi da una radiolina in bagno nella sua abitazione, ma inizialmente si pensa che sia una spia tedesca. Ci vorrà del tempo per chiarire la sua natura, ma il suo lavoro è fondamentale. È fondamentale perché non solo permette di smascherare il programma missilistico nasseriano, il suo lavoro consente a Israele di identificare tutte le basi militari organizzate per l'offensiva e di preparare a sua volta una controffensiva, anzi una controffensiva preventiva, colpire prima per evitare di essere colpiti. Alle ore 7:45 del 5 giugno del 1967 scatta l'offensiva israeliana. Perché gli israeliani hanno deciso di colpire? Perché la mossa egiziana di chiudere gli stretti di Tirana, gli stretti attraverso cui passano le navi israeliane dirette a Eilat, rappresenta il classico casus belli, il classico motivo per generare una crisi diplomatica e poi militare. Prima di essere colpiti, come abbiamo detto, gli israeliani colpiscono loro. Colpiscono con l'aviazione che ad ondate, nel giro di poche ore, con l'operazione Focus, distruggono a terra quasi tutti gli aerei e gli elicotteri forniti dall'Unione Sovietica, tanto alla Siria quanto all'Egitto. Anche le forze aeree giordane vengono colpite a terra. Nel giro di una mattinata Israele si garantisce la supremazia aerea che nella guerra e nei ampi spazi del deserto è fondamentale. Da quel momento in avanti si parte con le operazioni di terra, operazioni che hanno 3 direttrici. La prima è a nord, anzi a nord-est, punta alle alture del Golan. Sono delle alture collinari che dominano la Galilea, ma chi le conquista può anche guardare fino a Damasco e quindi esercitare un controllo piuttosto che una minaccia in prospettiva da tutti e due i lati delle alture. Quelle alture sono in mano ai siriani che nel giro di pochi giorni vengono fatti sloggiare delle IDF, le Israeli Defense Forces, le forze armate israeliane. La seconda direttrice è a sud-ovest, Gaza e il Sinai. In 5 giorni di combattimenti l'esercito israeliano scaccia quello egiziano da Gaza e corre lungo tutto il Sinai, riprende le tappe percorse qualche anno prima e giunge a Sharm el-Sheikh a sud e in vista del canale a ovest. Infine l'ultima direttrice, quella verso est, Gerusalemme e la West Bank. Gerusalemme era divisa dal 1949, dalla fine del primo conflitto. La metà araba sotto il controllo della Transgiordania e la metà israeliana, quasi un enclave. Non è semplice l'operazione per Gerusalemme, ma riesce prendendo il saliente di Latrun, prendendo Ramallah e poi dilagando in tutta la West Bank. Al termine della guerra, il 10 giugno del 1967, quando si raggiunge un accordo per il cessate il fuoco, la mappa del Medio Oriente è cambiata. Israele ha più che raddoppiato la propria dimensione territoriale. Si è presa tutto il Sinai, Gaza, la West Bank, Gerusalemme intera e il Golan. Ha una posizione di forza tale da poter dominare gli avversari, tanto da un punto di vista militare quanto da un punto di vista politico. Le trattative che vanno avanti dal 67 fino al 1981 saranno estenuanti e vedranno Israele poter recitare sempre una parte da protagonista, nonostante l'offensiva del 73, il cosiddetto conflitto dello Yom Kippur. Israele può dalla sua contare una posizione di forza, tanto da poter annettere subito Gerusalemme e annettere in seguito anche il Golan, con un atto unilaterale non riconosciuto dalle Nazioni Unite. Anzi, le Nazioni Unite emanano una risoluzione del Consiglio di sicurezza che richiede a Israele di ritirarsi dai territori invasi e di intavolare delle trattative di pace. Il ritiro avverrà dal Sinai, dopo i primi accordi di Camp David, degli accordi che costeranno poi la vita al presidente egiziano Sadat, l'uomo che prende il posto di Nasser quando il Rais accusa un attacco di cuore fatale. Il Golan non tornerà più ai siriani, verrà mantenuto inglobato in Israele. Gaza e la West Bank verranno governate dagli israeliani fino alla nascita di quello che oggi viene chiamato Autorità Nazionale Palestinese, anche se frazionata in due. Da allora gli arabi chiamano il 1967 come al-Naksa, la sconfitta, o peggio ancora la catastrofe. È una sconfitta bruciante che fa capire innanzitutto come la presunta unità araba, il presunto panarabismo di Nasser fosse solo di facciata, perché in fondo ogni repubblica, ogni potentato, ogni regno ha sempre agito, come abbiamo già detto un'altra volta, per il proprio interesse e ha preferito in seguito agire e trattare ognuno per conto proprio. La sconfitta del 1967 segnerà anche la nascita della
lunghissima stagione del terrorismo palestinese e darà la stura a una nuova stagione della diaspora palestinese. I palestinesi si muoveranno dalla West Bank verso la Giordania, la colonizzeranno, cercheranno di trasformare il regno in una sorta di stato palestinese fino al settembre nero del 1970. Poi, dopo l'espulsione forzata decisa dalla reazione rabbiosa del re Hussein e della regione araba, il Libano, che da paradiso, da Svizzera del Medio Oriente, precipita in un incubo lunghissimo, lungo prima 15 anni della guerra civile e poi risvegliatosi in tempi recenti con le difficoltà politiche e ancora con la pesante, opprimente presenza in zona del gendarme siriano e di Hezbollah. Il 1967, la guerra dei 6 giorni, rappresenta per gli storici un argomento di studio, di profondo studio, per capire le dinamiche di una regione sempre più complessa e che da quel momento non solo ha visto riscrivere più e più volte le linee di confine, le mappe geopolitiche. Ha prodotto nel 1967 tanti sconvolgimenti di tipo sociale, di tipo economico, di tipo militare, di tipo analitico e di tipo diplomatico. Se da un lato il 1967 ha prodotto l'onda lunga del terrorismo, dall'altra ha portato anche alcuni stati arabi ad avviare un faticoso percorso di riconoscimento dello Stato di Israele. Non è un percorso concluso, non è un percorso semplice, ma è chiaro che per trovare una pace, per trovare un punto d'equilibrio, è necessario riconoscersi gli uni gli altri e capire che questo pianeta, che è uno solo, deve contenerci tutti quanti, ognuno con le proprie legittime aspirazioni, ma che non possono diventare prevaricazioni nei confronti del nostro vicino e del nostro simile. Ecco, il Medio Oriente diventa il paradigma di tutto ciò. Stati che si combattono, popoli che si combattono, si odiano, si massacrano e sullo sfondo gli appetiti nazionali e nazionalistici, la volontà di pochi di trovare un punto d'incontro, di trovare la pace, di deporre le armi una volta per tutte e gli occhi puntati dell'opinione pubblica europea, ma ancora di più delle grandi potenze che hanno visto nel periodo della guerra fredda e anche dopo il Medio Oriente come una sorta di cuscinetto o di terreno di prova, non tanto per le armi quanto per le rispettive strategie, quasi fosse la prova generale in attesa di un confronto più aspro, più difficile, più duro in tante altre parti del globo. Moltissimi si pongono la solita domanda: ma è possibile che due popoli si contendano lo stesso pezzo di terra? È possibile che non ci sia una soluzione che accontenti gli uni e gli altri? Possibile che non ci sia altro da fare che combattersi per l'eternità? Se ascoltiamo le due campane, sembra quasi che non ci sia altro da fare, uno dei due deve prevalere, l'altro deve soccombere, le solite storie. Ma effettivamente, se analizziamo dall'una e dall'altra parte la storia, scopriamo che qualche alternativa c'è stata. Alcune sono state respinte per impossibilità, altre sono state giudicate inadeguate, in alcuni casi ci sono state delle vere e proprie sopraffazioni. Partiamo dal principio, partiamo dalla fine dell'Ottocento, primi del Novecento. Già nel primo video abbiamo parlato della figura di Theodor Herzl, quel giornalista viennese che, scioccato dall'esito del caso Dreyfus in Francia, fa nascere il movimento sionista per dare agli ebrei di tutto il mondo una patria vera, una nazione. Ebbene, la prima intenzione non è rivolta esattamente verso Gerusalemme. La prima intenzione del sionismo è quella di ottenere un riconoscimento, quindi di essere riconosciuto come movimento nazionale per l'ottenimento di una entità statale da definire. E il primo riconoscimento arriva dall'Inghilterra, che offre a inizio Novecento l'Uganda. Sì, quello stato oggi indipendente nel cuore dell'Africa, lo stato che abbiamo imparato a conoscere attraverso uno dei nostri video, quello dedicato a Idi Amin Dada, lo trovate nel canale, ma che all'epoca era una colonia britannica e gli stessi britannici pensavano di poterne disporre un po' a proprio piacimento. L'offerta dell'Uganda venne scartata, un po' per impossibilità tecniche, un po' per la difficoltà nel poter effettuare una migrazione di massa dal vecchio continente verso il cuore dell'Africa. D'altronde, primi del Novecento, viaggi aerei ancora impossibili, viaggi in nave lunghissimi, traversate in mezzo
e deserti della giungla non ne parliamo nemmeno. Andiamo un pochino più avanti, anni 30. È la Germania di Hitler. Hitler sale al potere all'inizio degli anni 30 a pensare a un piano di evacuazione dall'Europa degli ebrei. Non è l'evacuazione proposta poi a Vance, che sostanzialmente è solo una perifrasi per nascondere lo sterminio. No, è una evacuazione vera e propria, cioè una volontà di spostare tutti gli ebrei dall'Europa in un altro territorio. Con l'inizio della guerra, con la sconfitta della Francia e con la nascita della Francia di Vichy, si pensa al Madagascar. Favorire l'emigrazione ebraica, che già era iniziata ormai da 20 anni andando verso la Palestina, in una direzione differente. Un'isola, una grande isola al largo delle coste africane nell'Oceano Indiano, da dedicare esclusivamente al popolo ebraico. Anche questo è un progetto sostanzialmente utopistico, è impossibile da realizzare per tanti motivi. Però questo sottolinea il fatto che ogni tanto le alternative ci sono. La migliore alternativa, è chiaro, è quella proposta dalle Nazioni Unite con le risoluzioni di cui abbiamo già parlato. La creazione di un doppio Stato, uno ebraico, l'altro palestinese, con Gerusalemme come territorio franco. Ma questa soluzione, che pure era stata accettata inizialmente dai coloni ebrei, è stata rifiutata non tanto dai palestinesi, non consultati all'ONU in quanto privi di una vera e propria rappresentanza, ma dagli altri paesi arabi. E abbiamo già visto il perché. Molto più semplice soffiare sul fuoco per prendersi tutto ciò che è a disposizione. L'Egitto che si prende la striscia di Gaza, la Transgiordania che si prende la West Bank. Insomma, molto meglio dividere la torta senza lasciare le briciole né agli ebrei né ai palestinesi. Ma i palestinesi dal 1949 in avanti hanno vissuto anche loro una diaspora che si è orientata in varie direzioni. La striscia di Gaza è stata una di queste e lo vediamo ancora oggi. Sono trascorsi molti decenni da allora, eppure la striscia è sempre stata, dal 49 in avanti, un ricettacolo di campi profughi. D'altronde inizialmente sotto la protezione egiziana, pur con il controllo nasseriano a partire dal 1952 in avanti e poi con il controllo di Sadat e dei suoi successori, la striscia ha sempre cercato di accogliere ma anche soffocare, accogliere i profughi e soffocare le pulsioni più pericolose non tanto per Israele quanto per lo Stato egiziano. Pensiamo ai Fratelli Musulmani, quella congregazione un po' politica, un po' religiosa, che per lungo tempo contrasta il potere dei militari in Egitto e che viene schiacciata senza pietà. Pensate solo che l'attuale Hamas nasce idealmente da una costola dei Fratelli Musulmani e questo dice molto. Poi c'è la Cisgiordania, la West Bank, la sponda occidentale, al di là del Giordano, territorio annesso dal regno di Transgiordania al regno Hascemita, conteso, poi conquistato da Israele nel 1967, un territorio pullulante di campi profughi in cui nascono molte formazioni combattenti e terroristiche. La più nota fra tutte è Al-Fatah, il braccio armato dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP, quindi parliamo di Yasser Arafat. Ecco, l'OLP per lunghi decenni si è posto come obiettivo duplice. Da un lato la distruzione di Israele, dall'altro l'affermazione e la costituzione di uno Stato palestinese. Ma nell'impossibilità di ottenere il primo punto, cioè la distruzione di Israele, l'OLP ha cercato 2 volte nella sua storia di modellare, o se preferite, usando un termine un po' diverso, terraformare degli stati esistenti. Uno di questi era il regno di Transgiordania. Dopo il 1967, per circa 3 anni, i combattenti dell'OLP si sono spostati sempre di più oltre il Giordano. Vi hanno collocato le proprie basi per compiere incursioni verso la trasponda, ma ciò non è bastato. Se inizialmente i giordani hanno favorito la presenza dei combattenti palestinesi sul proprio territorio, anzi in alcuni casi li hanno anche supportati durante le loro escursioni oltre il confine, c'è da dire che col passare del tempo quella presenza è diventata sempre più molesta. Vi dico una data: settembre 1970. È un mese che passerà alla storia come il Settembre Nero e darà il nome successivamente anche a una delle formazioni terroristiche più estreme, quella responsabile della strage di Monaco alle Olimpiadi del 1972. Di quella ne abbiamo già parlato, trovate il video nel canale. Cosa succede nel Settembre Nero del 1970? Succede che dopo 3 anni di convivenza forzata, peggio
di radicamento sempre maggiore dell'Olp stesso, di Fatah, delle formazioni combattenti palestinesi all'interno del proprio Stato, Re Hussein di Giordania dice basta, e lo dice in seguito a episodi molto gravi. Succede ad esempio che Fatah, braccio armato dell'Olp, dirotti alcuni aerei di linea civili in territorio giordano, li faccia atterrare, sgombrare dall'equipaggio e passeggeri e vengano fatti poi saltare in aria sulla pista, con il tutto ripreso da telecamere internazionali e addirittura dei visti creati ad hoc dall'Olp apposti sui passaporti dei passeggeri ed equipaggio con scritto Stato libero di Palestina. È un sopruso a livello di sovranità. Re Hussein a poco raccoglie le prove di come l'Olp stia cercando di prendersi il regno di Transgiordania e trasformarlo nell'impossibilità di distruggere Israele in un regno palestinese o una repubblica palestinese. Manca solo una cosa, ovviamente. Manca rimuovere l'ultimo ostacolo, Re Hussein stesso, che viene fatto oggetto di alcuni tentativi di assassinio. Dopo l'ultimo tentativo andato a vuoto, Hussein, appunto, dice basta. E come dice basta? Nel modo più brutale possibile. Scatena la legione araba, scatena l'esercito giordano. Viene incaricato l'esercito di attaccare i campi profughi, di attaccare le postazioni di Fatah, di scacciare in maniera violenta dal regno la presenza palestinese. Seguono giorni di grandi trambusti, giorni di combattimenti, carri armati che entrano nei campi, restano impantanati nei vicoli, vengono attaccati con i razzi portatili anticarro, gli RPG, si combatte vicolo per vicolo. In quei giorni è un caos totale. Da nord, dalla Siria, un'intera brigata dell'esercito siriano con le insegne dell'esercito di liberazione della Palestina si mette in marcia verso il confine con la Giordania. Hussein chiama in aiuto gli Stati Uniti, che convincono Israele, per la prima volta nella propria storia, a fare qualcosa a favore della Giordania. Israele manda alcuni dei suoi aerei da combattimento a sorvolare a bassissima quota la colonna di veicoli in viaggio verso il confine, così a bassa quota che a momenti i conduttori dei veicoli potrebbero leggere non solo la stella di Davide, ma addirittura i numeri di matricola degli aerei e le istruzioni in caso di pericolo per il pilota per eiettarsi. Fatto sta che dopo qualche volo a bassa quota la colonna torna indietro, spaventata. In Giordania il massacro continua. Yasser Arafat, che inizialmente proclama vittoria, è costretto a scappare dal proprio quartier generale. Secondo alcuni suoi collaboratori addirittura travestito da donna, per scappare e scampare soprattutto alla furia vendicativa dei soldati giordani. Serve la medizione di Gamal Abdel Nasser, già malato di cuore, per evitare un bagno di sangue praticamente fratricida tra popoli arabi. L'Olp e tutti i suoi combattenti possono abbandonare la Giordania. Finisce così. Re Hussein ha indietro il proprio stato e diventa completamente autonomo, senza più situazioni ibride o di pericolosa contiguità. Ma dove finiscono tutti questi combattenti palestinesi? Certo, non li si può rimandare oltre confine, gli israeliani non li prendono. Non si riprende nemmeno Assad in Siria. A sud, verso l'Arabia Saudita, non se ne parla, i sauditi non ne vogliono sapere. Nasser muore proprio in seguito allo sforzo sostenuto per le trattative di pace, e anche l'Egitto vive una fase di transizione che porta alla presidenza l'ex vice di Nasser, Anwar el-Sadat. Quindi dove vanno i palestinesi? Vanno più a nord, vanno in Libano. Il Libano, che è uno stato multiconfessionale, retto dal patto nazionale del 43, quel patto che definisce il Libano come paese a fisionomia araba, formula che vuol dire tutto e vuol dire niente, viene sconvolto dall'arrivo dei palestinesi. Già perché i palestinesi alterano i precari equilibri del Libano. Precari equilibri che erano stati sul punto di saltare nel 1958, in seguito all'ondata di nasserismo, di panarabismo, all'arrivo sulle spiagge di Tripoli e di Beirut dei Maris chiamati dal presidente Chamoun, e che stava vivendo in quel periodo, metà degli anni 70, la prima metà degli anni 70, un periodo estremamente turbolento, con diverse fazioni politiche ma anche religiose e di clan in lotta fra loro per prendere il potere. Se la presidenza è per Costituzione in mano ai maroniti, la presidenza dei consigli è in mano ai sunniti, la presidenza del Parlamento agli sciiti e via discorrendo. I drusi vogliono sovvertire questo equilibrio, non sono più d'accordo a voler mantenere quel patto, e l'arrivo dei palestinesi in massa, che iniziano prima a costituire dei campi profughi,
poi a colonizzare intere aree, soprattutto del sud del Libano, attorno al fiume Litani. Tutto ciò altera gli equilibri. Dal Libano iniziano a partire diverse incursioni di Fedayun verso il sud, verso Israele, verso la Galilea. In una di queste incursioni condotta con dei gommoni, un comando palestinese sbarca sulle spiagge, prende in ostaggio prima un autobus di linea, poi un asilo all'interno di un kibbutz. Intervengono le forze speciali israeliane. La crisi è risolta ma con diversi morti, non solo nel comando palestinese con un comando suicida, ma anche tra gli ostaggi. Da quel momento in avanti scatta una nuova fase. In Libano inizia una guerra civile dovuta tanto alla presenza palestinese quanto al fatto che in breve i maroniti non sopportano più le pressioni che ricevono per ridiscutere gli equilibri del patto nazionale. La scintilla a far deflagrare tutto è un tentativo di assassinio, anche questa volta. Non c'è un re da far fuori, ma neanche un presidente della Repubblica, quanto piuttosto un vecchio patriarca della politica. Si chiama Pierre Gemayel, è il fondatore della Falange, il Kataeb, partito armato della destra reazionaria libanese. Maroniti. Pierre Gemayel ha già concorso, perdendo, alla presidenza, ma sta spianando la strada ai propri figli, Amin e soprattutto Bashir. Pierre Gemayel nell'aprile del 1975 si trova a Mansour, in un sobborgo interamente maronita della capitale. È lì per una messa, è domenica. All'uscita dalla messa, che consacra una nuova chiesa, sul sagrato vengono esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Pierre Gemayel resta illeso. Le sue guardie del corpo lo proteggono, ma a terra restano morti e feriti. Chi è stato? Palestinesi. Questo è il verdetto. E in breve tempo un comando del Kataeb, dei paramilitari della Falange, attacca un autobus carico proprio di palestinesi e ne fa strage. È così che inizia la guerra civile in Libano. È un confronto tra libanesi e palestinesi, un confronto che andrà avanti per 7 lunghi anni. 7 anni di guerra civile, con l'intervento di Israele, con l'intervento della Siria che viene chiamata in soccorso dal presidente libanese dell'epoca, e poi con l'arrivo delle forze internazionali di pace, il ritiro di Israele mentre i siriani restano in zona, una nuova offensiva, l'operazione Pace in Galilea, l'assedio di Beirut Ovest, i massacri dei campi, pensiamo a Tel el-Zatar, la collina della sete, il massacro di Damur, i palestinesi che si vendicano e attaccano una città sulla costa massacrando gli abitanti, fino all'assedio finale, alla scelta di Arafat di abbandonare il sogno di prendersi questa volta il Libano e scappare in Tunisia, con tutti i suoi paramilitari, lasciando i campi profughi sostanzialmente indifesi. O meglio, vengono affidati alla protezione delle forze internazionali di pace, ma basterà poco, basterà una scintilla per appiccare un altro incendio. Quella scintilla è l'uccisione tramite bomba del presidente eletto libanese Bashir Gemayel, che viene ucciso nel settembre, di nuovo settembre, un brutto mese, del 1982. Quell'uccisione chiama vendetta e il Kataeb, come vendetta, sceglie 2 campi, Sabra e Shatila, 2 campi che si trovano ai margini della capitale, che vengono circondati dall'esercito israeliano che spara a bengala per illuminare a giorno la notte e spiana la strada all'ingresso delle squadre della morte del Kataeb, che fanno strage a Sabra e Shatila. Una strage orribile che costringerà le Nazioni Unite a richiamare in zona la forza di pace, anche se priva sostanzialmente della bandiera dell'ONU per beghe interne al Consiglio di sicurezza. Come potete vedere, la storia presenta tante sfaccettature. Lo abbiamo detto, non c'è solo la pretesa di prendersi quella terra che va dalla Galilea fino a Eilat, da Gaza fino al Mar Morto e alle rive del Giordano. Ci sono 2 popoli, quello ebraico e quello palestinese, che reclamano il riconoscimento e come riconoscimento reclamano una casa dove crescere i loro figli, dove poter applicare le proprie leggi, dove poter esercitare una potestà. Ci sono state opportunità, vere o presunte, ci sono stati tentativi, a volte violenti, come in Giordania, come in Libano. I risultati però sono sempre gli stessi e si torna sempre lì, si torna in quella terra tra la Galilea e Eilat, tra Gaza e il Mar Morto e le rive del Giordano, una terra martoriata che da quasi un secolo viene reclamata da almeno 2 parti. Quante volte leggendo i giornali oppure ascoltando un servizio alla televisione o alla radio o magari leggendo anche in internet le notizie vi siete imbattuti in termini un po' ostici, termini scritti in altra lingua, traslitterati da un altro alfabeto e termini che identificano delle entità politiche o militari o dei concetti che non sono sempre
così semplici. E allora anche nel complesso conflitto tra palestinesi e israeliani è bene conoscerle le parole per evitare di compiere magari delle errate valutazioni o incorrere in delle topiche. E allora, eccovi a voi un piccolo glossario. Cominciamo da Hamas. Hamas è un movimento paramilitare e politico di stampo terroristico che sorge in seno alla comunità palestinese, soprattutto nell'area della striscia di Gaza. L'evoluzione è lunga, parte dagli anni 70 ed esplode definitivamente con la prima intifada, quella del 1987. Da quel momento in avanti Hamas diventa un soggetto attivo, sempre più attivo, tanto da firmare in maniera diretta le azioni di guerriglia e gli attentati. Hamas si connota per una vicinanza, almeno agli inizi, ai fratelli musulmani e per l'impronta estremamente sunnita e fondamentalista. Ciò non esclude l'appoggio ottenuto negli ultimi anni da un teorico nemico dell'Islam sunnita come l'Iran sciita. Sunniti e sciiti, che differenza c'è? Sono le due vie principali dell'Islam. Alla morte del profeta Maometto ci si pose all'interno del mondo islamico la questione sulla successione del profeta. La via maggioritaria, Sunnia, che divenne maggioritaria anche nella diffusione all'interno del mondo islamico, ripudiò la scelta di una via minoritaria, Shia vuol dire fazione, che riconosceva un parente del defunto profeta Maometto come suo successore. Qui di parte la separazione. Una separazione che è diventata sanguinosa col passare del tempo, con delle vere e proprie guerre di religione. Gli sciiti sono diffusi massimamente nell'area iraniana, ma anche in Iraq, in cui costituiscono la maggioranza relativa della popolazione, ma esistono propaggini sciite anche in Siria e in Libano. Il resto del mondo islamico medio orientale è fondamentalmente sunnita, con qua e là alcune sette giudicate eretiche come quella dei drusi. Hezbollah, letteralmente il partito di Dio. Che cos'è Hezbollah? Hezbollah è una formazione teocratica e paramilitare che si afferma in Libano all'inizio degli anni '80, nel pieno della guerra civile libanese, fino all'esplosione in campo di Hezbollah. La parte sciita libanese era rappresentata da Amal, un partito guidato da Nabi Berri, che aveva posizioni decisamente differenti, innanzitutto non teocratiche, ma democratiche. Era un partito che si alleava volentieri tanto con i maroniti quanto con gli israeliani, per poi cambiare alleanze, a volte con i sunniti, a volte con i drusi, in funzione antisiriana. Il decadimento sempre più veloce di Amal a causa dei continui cambi di fronte aprì la strada a Hezbollah, una nuova entità finanziata direttamente dall'Iran per creare nel paese dei cedri un alleato fedele, una milizia in zona che facesse gli interessi dell'Iran, tanto nel pericoloso gioco libanese quanto nei confronti del vicino a sud, cioè Israele. Organizzazione per la liberazione della Palestina, entità puramente politica. Non va confuso col suo braccio militare, Al-Fatah, che ha sempre firmato le azioni di guerriglia. OLP si è posta in ambito internazionale. Ricordiamo anche l'invito ottenuto dal suo leader Yasser Arafat per parlare al seggio dell'ONU a New York, come una sorta di portavoce della causa palestinese. Certo, non portavoce unico, ma quello universalmente accettato, almeno come volto pubblico, ma non è l'unico e non è il solo. Non è nemmeno, se vogliamo guardarla con gli occhi dell'attualità, il principale attore della causa palestinese. Abbiamo già parlato di Hamas, c'è anche il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, un'organizzazione più piccola rispetto all'OLP, di chiara impronta socialista, mentre l'OLP, pur ricevendo finanziamenti dal blocco sovietico, ha sempre cercato di mantenere una certa equidistanza, con mezzi limitati, è fondata da un palestinese di origine siriano-libanese, cristiano, George Abash, ex medico che dopo la guerra dei 6 giorni abbandona il proprio studio medico e diventa un leader politico e terrorista. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina firma alcuni tra gli attentati più sanguinosi. Rispetto all'OLP gode di meno appoggi, meno mezzi, meno uomini, ma non per questo si limita nelle azioni. Col passare del tempo diventa sempre più debole, sempre più minoritario, anche perché viene sopravanzato da nuovi avversari interni come Hamas, come
Hezbollah a nord e come la Jihad islamica. Ecco, Jihad islamica, il nome dovrebbe già dire molto. La Jihad nell'Islam è la guerra santa, ma non è una guerra santa come molti occidentali pensano, tesa a conquistare. La guerra santa, leggendo il Corano e facendo molto attenzione alle varie interpretazioni e al rischio di incomprensioni, è tesa esclusivamente alla difesa del musulmano. Secondo la predicazione di Maometto, il buon musulmano dovrebbe prendere le armi solo per difendersi, mai per sopraffare l'avversario. Di più, nell'Islam viene insegnato il rispetto e la compassione, soprattutto nei confronti di quelli che vengono definiti i popoli del libro, cioè quei aderenti alle grandi religioni monoteiste rivelate, cristianesimo, ebraismo, zoroastrismo, che sono precursori dell'Islam, arrivano prima e secondo la predicazione maomettana portano un barlume di verità, cioè all'interno di ciascuna di queste religioni c'è una parte di Islam. Secondo la dottrina maomettana i membri di queste religioni non dovrebbero essere toccati, figuriamoci ridotti in schiavitù o uccisi, e per consentire loro la pratica della loro religione è consentito tramite il pagamento di una imposta, la jizya, un'imposta di sostanzialmente praticata la propria fede. La Jihad islamica è un elemento ulteriore di disturbo nell'ambito medio orientale perché propone una visione distorta del termine jihad e ulteriormente distorta dell'Islam. Predica una guerra santa di aggressione nei confronti di qualunque nemico non sia un fedele musulmano sunnita, con la scusa di un'autodifesa che in realtà non c'è, perché l'Islam predica ben altro, ma la Jihad islamica richiede l'utilizzo di metodi di aggressione e non di autodifesa, di sopraffazione e non di compassione, di attacco indiscriminato ai civili, anche attraverso tecniche suicide che, a ben leggere il Corano, sono proibite. Andiamo oltre e passiamo dall'altro campo. IDF, Israeli Defense Forces, forze di difesa israeliane. Quando ci si riferisce alle forze armate israeliane si usa principalmente questo termine, IDF. Qualcuno ancora oggi le definisce Tzahal, che probabilmente sarebbe l'esercito di terra, ma ormai nello stesso Israele il termine Tzahal non viene più utilizzato. Qualcuno, riferendosi alle forze speciali, le definisce Palmach, ma il Palmach, che era una forza d'élite durante la guerra di indipendenza israeliana, quella del 48-49, è stato sciolto in seguito con la riorganizzazione delle forze armate. Quindi, quando parliamo di forze armate israeliane, è corretto riferirsi a loro come IDF. Mossad. Per Mossad intendiamo sempre la somma dei servizi segreti israeliani, che in realtà si dividono in varie sezioni. Il Mossad è sostanzialmente il servizio di spionaggio estero, si avvale di diversi uffici, di agenti dichiarati o sotto copertura, di residenti nelle ambasciate, ma anche di agenti non dichiarati nelle ambasciate, di squadre d'azione per lo spionaggio e di squadre d'azione per l'intervento. Ci sono le squadre Sayanim e le squadre Kidon, a seconda dei compiti da definire, ma lavora essenzialmente all'estero. Poi c'è il servizio segreto militare, l'equivalente del nostro vecchio SISMI, anche da noi il SISMI non esiste più, si occupa dello spionaggio militare, anche questo rivolto verso l'estero. Poi c'è l'ufficio che si occupa dei paesi che perseguitano attivamente gli ebrei. Oggi è focalizzato principalmente sull'Iran, ma in passato si occupava anche di altri stati. E poi c'è quello che viene definito erroneamente in Occidente come Shin Bet, cioè il servizio di sicurezza, ma Shin Bet sono le due iniziali ebraiche di Sherut Bitachon, cioè servizio di sicurezza. In realtà si chiama Sherut Bitachon Klali, cioè servizio di sicurezza interno, per cui Shabak. Non chiamatelo Shin Bet, chiamatelo Shabak. È il servizio di sicurezza che si occupa del controspionaggio interno, della raccolta di informazioni per uso interno e della sicurezza interna anche dei personaggi politici, dei grandi industriali, delle personalità strategiche e persino delle squadre nazionali o di club di grande rilevanza. Se, come sottoscritto, siete appassionati di pallacanestro, avrete notato che quando il Maccabi Tel Aviv viaggia in Europa per le competizioni continentali è seguito da un'autorità scorta. Quelli non sono agenti del Mossad, anche se talvolta nei giornali vengono dipinti come tali. Sono agenti dello Shabak, il cui compito è difendere gli atleti e i componenti dello staff della squadra, in quanto potrebbero rappresentare un obiettivo per terroristi, soprattutto dopo la strage di Monaco del 72, per uccisioni o rapimenti. Speriamo di
avervi offerto un servizio utile. A volte la storia non è solo raccontare ciò che è stato il passato, ma anche chiarire quegli aspetti collaterali che sono fondamentali per capire il presente, per leggere il presente e per comprendere il presente.